Perché il tuo pappagallo ti becca? Magari fino a ieri sera era sulla tua mano, cercava il contatto con te, si lasciava avvicinare e sembrava completamente tranquillo. Poi, improvvisamente, qualcosa cambia e comincia a notare un comportamento che prima non aveva mai avuto. Ti becca e tu ti chiedi: cos'è successo? Perché il mio pappagallo, che fino a poco tempo fa si fidava di me, adesso reagisce così? È diventato aggressivo? Ha cambiato carattere? Oppure siamo noi che non stiamo più leggendo correttamente quello che il nostro pappagallo ci sta comunicando? Ecco, la prima cosa che dobbiamo capire è questa: un pappagallo non diventa aggressivo senza motivo. Quando vediamo un cambiamento nel suo comportamento, la prima cosa da fare non è dare subito la colpa al pappagallo. Dobbiamo cercare di capire cosa è cambiato, perché molto spesso la beccata non è il problema principale. La beccata è il modo con cui il nostro pappagallo sta cercando di comunicarci qualcosa. E per capire questo, dobbiamo imparare a osservare. Perché un pappagallo comunica soprattutto attraverso il suo comportamento. Ci parla attraverso la sua postura, i suoi movimenti e il modo in cui reagisce quando ci avviciniamo. Anche il nostro modo di entrare in relazione con lui è importante. Un movimento troppo veloce, un atteggiamento teso o un approccio sbagliato possono influenzare la sua reazione. Spesso noi guardiamo solo il momento finale, la beccata. Ma prima di arrivare a quello, il pappagallo probabilmente ci aveva già mandato dei segnali. Magari si era irrigidito, magari aveva iniziato a evitare il contatto. Magari ci stava facendo capire che in quel momento non voleva interagire. Il problema è che tante volte noi non leggiamo questi segnali. Perché nella nostra testa pensiamo: ma io gli voglio bene, voglio solo accarezzarlo. Per noi è un gesto d'affetto, ma dal suo punto di vista potrebbe essere una situazione in cui non si sente ascoltato. E questo è un concetto fondamentale. Avere un buon rapporto con un pappagallo non significa solamente insegnargli a salire sulla mano. Significa invece imparare a capire quando vuole stare con noi e quando invece ci sta chiedendo spazio. Perché anche un pappagallo che ci ama può avere dei momenti in cui non vuole essere toccato, e rispettare questo non rovina il rapporto. Al contrario, aumenta la fiducia. Un altro aspetto molto importante riguarda il nostro comportamento. A volte, senza rendercene conto, possiamo rinforzare un comportamento che non vorremmo vedere. Facciamo un esempio. Il pappagallo non vuole che avviciniamo la mano. Noi non lo capiamo. Lui ci dà una beccata. A quel punto possiamo avere una reazione immediata. Togliamo la mano, alziamo la voce, ci agitiamo. Ovviamente la nostra intenzione è far capire che quel comportamento non ci piace. Ma il pappagallo non interpreta la situazione come facciamo noi. Potrebbe semplicemente imparare che quella sua azione provoca una conseguenza, ottiene una reazione da parte nostra, oppure riesce a interrompere una situazione che gli dava fastidio. E quindi, senza volerlo, quel comportamento potrebbe essere rinforzato. Questo non significa che il pappagallo sia furbo o che ci voglia comandare. Significa semplicemente che impara dalle conseguenze delle sue azioni. Per questo dobbiamo fare attenzione non solo a quello che fa lui, ma anche a come reagiamo noi. Questo non significa che dobbiamo ignorare una beccata o accettare qualsiasi comportamento. Significa semplicemente che dobbiamo imparare a gestire la situazione nel modo corretto. Quindi il rinforzo positivo è uno strumento molto importante nel rapporto con il nostro pappagallo. Serve a premiare e aumentare quei comportamenti che vogliamo vedere più spesso, ma dobbiamo fare attenzione a non rinforzare involontariamente proprio il comportamento che vorremmo modificare. Perché anche una nostra reazione, se arriva nel momento sbagliato, può diventare per il pappagallo una conseguenza che lo porta a ripetere quella determinata azione. E qui ritorna sempre lo stesso punto: osservare. Prima di chiederci perché il mio pappagallo è diventato cattivo, dobbiamo chiederci: cosa è cambiato? Cosa sta cercando di comunicarmi? C'è qualcosa nel mio comportamento che posso migliorare? Però dobbiamo considerare anche un altro aspetto molto importante. Non sempre un cambiamento nel comportamento del nostro pappagallo
dipende da qualcosa che abbiamo fatto noi. A volte cambia qualcosa nella sua vita. Dobbiamo ricordarci una cosa: il pappagallo è un animale molto sensibile all'ambiente che lo circonda. Per noi magari alcuni cambiamenti possono sembrare piccoli, ma per lui possono avere un significato molto grande. Può cambiare qualcosa nella famiglia, può arrivare una persona nuova in casa, può arrivare un altro animale, può cambiare il tempo che passiamo con lui. Tutte queste situazioni possono influenzare il comportamento del nostro pappagallo. Magari un soggetto che prima era tranquillo e molto disponibile inizia a essere più diffidente, oppure inizia a cercare meno il contatto, oppure ancora reagisce in modo diverso quando ci avviciniamo. E qui dobbiamo fare attenzione a non interpretare subito questo cambiamento come una perdita di fiducia. Non significa necessariamente che il nostro pappagallo non ci voglia più bene. Significa che sta vivendo qualcosa di diverso e sta cercando il suo modo di adattarsi. Pensiamo per un esempio a un cambiamento nelle sue abitudini. Un pappagallo che ogni giorno aveva determinati momenti con noi, determinate attenzioni e determinate sicurezze, improvvisamente si trova davanti a una situazione diversa. Per noi può sembrare una cosa da poco, ma per lui quelle abitudini rappresentavano un punto di riferimento. E quando qualcosa cambia, alcuni pappagalli possono manifestarlo proprio attraverso il comportamento. Possono diventare più nervosi, più chiusi, oppure più territoriali. Per questo è importante conoscere il nostro soggetto, perché non esiste una regola uguale per tutti. Ogni pappagallo ha il proprio carattere, la propria sensibilità e il proprio modo di reagire. E questo ci porta a un altro punto fondamentale: la crescita. Molte persone mi dicono: Davide, quando era piccolo era dolcissimo, adesso è cambiato. E questa è una cosa che può succedere. Un giovane pappagallo spesso è molto curioso, vuole esplorare, vuole stare con noi, accetta tante situazioni perché sta ancora imparando a conoscere il mondo. Però poi cresce e crescendo può diventare più sicuro di sé, può diventare più indipendente, può iniziare a scegliere maggiormente quando vuole interagire e quando invece preferisce stare tranquillo. Questo non significa che il rapporto sia peggiorato. Significa che davanti a noi non abbiamo più un cucciolo, ma un animale adulto con una personalità sempre più definita. E noi dobbiamo imparare ad adattare il nostro approccio. Perché amare un pappagallo non significa pretendere che faccia sempre quello che vogliamo noi. Significa invece costruire un rapporto basato sulla conoscenza e sul rispetto reciproco. Un altro aspetto che dobbiamo considerare è il contesto in cui avviene la beccata. Molte volte interpretiamo una beccata come un gesto di aggressività, ma magari il nostro pappagallo sta semplicemente reagendo a una situazione che in quel momento gli crea disagio. Per esempio, alcuni pappagalli possono essere tranquilli nella loro gabbia, perché quello è il loro ambiente conosciuto e sicuro. Poi una volta fuori possono trovarsi davanti a una situazione diversa, più stimoli, più richieste di interazione o qualcosa che li mette a disagio. Altri invece possono avere il comportamento opposto e difendere maggiormente il proprio spazio. Questo ci fa capire una cosa importante: non esiste una regola uguale per tutti. Dobbiamo osservare il nostro pappagallo e capire in quale situazione arriva la beccata. Perché il punto non è solo capire dove succede, ma capire cosa sta cercando di comunicarci in quel momento. Un altro errore comune è pensare che ogni beccata abbia lo stesso significato, ma non è così. Una beccata può arrivare per motivi molto diversi. Può essere una risposta alla paura, può essere un modo per dirci che qualcosa lo sta infastidendo, può essere un comportamento legato alla difesa del proprio spazio, oppure può essere semplicemente il modo che ha trovato per comunicare un disagio che non sa esprimere diversamente. Il nostro compito non è solo evitare la beccata. Il nostro compito è capire perché è arrivata. Quando il nostro pappagallo cambia comportamento, la prima domanda dovrebbe essere: cos'è cambiato intorno a lui? Perché un pappagallo che becca non è necessariamente un pappagallo cattivo. Molto spesso è un pappagallo che sta semplicemente cercando di comunicarci qualcosa. Magari ci sta dicendo che ha paura, magari ci sta dicendo che qualcosa lo mette a disagio,
Magari ci sta semplicemente chiedendo di rispettare il suo spazio. Perché un vero rapporto con un pappagallo nasce proprio dalla capacità di ascoltarlo. E quando impariamo ad ascoltarlo davvero, anche i momenti difficili diventano occasioni per conoscerlo meglio e per rafforzare il rapporto che abbiamo con lui. Se questo video ti è piaciuto, lasciami un like. È un piccolo gesto che aiuta tantissimo il canale a crescere. E se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale e attiva la campanella, così non perderai i prossimi video. Scrivimi nei commenti se anche il tuo pappagallo ha avuto un cambiamento improvviso nel comportamento e come hai affrontato questa situazione. Leggo sempre i vostri commenti e spesso sono proprio le vostre esperienze a diventare lo spunto per nuovi video. Io vi ringrazio per essere stati con me anche oggi. A presto!